Buongiorno a tutti. Questo modulo affronterà il tema della sicurezza sul lavoro dei lavoratori svantaggiati, dei soggetti fragili. In particolare andremo a capire chi sono i lavoratori fragili, qual è la normativa di riferimento per le aziende agricole e quali sono anche gli elementi da valutare nella stipula di una polizza assicurativa che abbiamo visto anche insieme nei moduli precedenti. Rappresenta la stipula dell'assicurazione per alcune regioni italiane, come abbiamo visto, rappresenta un requisito perché il conduttore dell'azienda possa appunto diventare un operatore di agricoltura sociale, quindi l'azienda possa essere indicata come appunto un'azienda agricola sociale. Secondo appunto la legge italiana 141 del 2015, i soggetti fragili includono i lavoratori con disabilità, i lavoratori svantaggiati, i minori in età lavorativa. I lavoratori con disabilità sono persone che possono avere una disabilità fisica, mentale oppure sensoriale e quindi che hanno necessità di interventi specifici per l'inserimento sociolavorativo. I lavoratori svantaggiati sono soggetti che per condizioni economiche piuttosto che familiari oppure sociali si trovano appunto in una condizione di svantaggio e quindi hanno bisogno di un supporto, di un sostegno per l'inclusione sociolavorativa. Pensiamo ai detenuti, agli ex detenuti, ai tossicodipendenti e anche agli immigrati, cioè soggetti che hanno appunto difficoltà ad inserirsi poi all'interno di una comunità. E poi ci sono i minori in età lavorativa, ovvero coloro che sono coinvolti in delle progettualità che riguardano la riabilitazione e il sostegno sociale. Quali sono le finalità delle attività di agricoltura sociale che vengono appunto previste dalla legge italiana 141 del 2015? Sicuramente l'inserimento socio-lavorativo che facilita l'inclusione lavorativa delle persone fragili attraverso proprio le attività agricole. Servizi sociali e sociosanitari, quindi fornire servizi sociali e sanitari utilizzando proprio le risorse dell'agricoltura. E poi c'è appunto l'educazione e l'inclusione, quindi queste attività promuovono l'educazione ambientale e alimentare, ma anche l'inclusione sociale, attraverso proprio delle progettualità che vengono realizzate all'interno delle aziende agricole. La cultura della sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi morali e degli indicatori dell'evoluzione civile di una società e nasce proprio dall'azione congiunta di due processi che sono quello normativo e quello sociale. La sicurezza quindi sul lavoro è un obbligo anche per il settore agricolo, essendo esso caratterizzato da elementi di notevole complessità. Infatti c'è sia da un lato l'elevata specializzazione dei processi produttivi che coesistono in un unico sito aziendale, ma anche quindi di diversi sistemi di coltivazione oppure di allevamento, fino anche alla coesistenza con attività di diversificazione e di multifunzionalità che possono essere rappresentate dalla vendita diretta in azienda, piuttosto che da attività turistiche oppure da didattica, l'agricoltura sociale stessa. Quindi si tratta di attività che vanno a intensificare le interazioni tra i soggetti che sono ovviamente potenzialmente coinvolti. Nel corso degli anni c'è stata una graduale
razionalizzazione delle misure di tipo normativo, ma anche di accompagnamento, che che è stata appunto finalizzata ad introdurre nelle aziende e neanche nelle diverse figure che vi operano una vera e propria cultura della prevenzione dei rischi, ma al tempo stesso anche una maggiore informazione, maggiore quindi acquisizione di conoscenze e di competenze proprio per ridurre sempre più i rischi di infortuni che sono collegati al lavoro all'interno insomma di un'azienda. La sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole sociali è quindi regolata da diverse direttive europee che stabiliscono dei principi generali e delle norme anche minime per la tutela della salute ma anche della sicurezza dei lavoratori. La direttiva quadro europea 391 del 1989 sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori ha quindi dunque rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro, proprio perché tale direttiva garantisce delle prescrizioni minime in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in tutta Europa, sebbene ovviamente tutti gli Stati membri sono stati autorizzati a mantenere e anche a stabilire ovviamente delle misure che sono insomma più rigide. La direttiva quadro 391, quindi del 1989, riguarda quindi la valutazione dei rischi, la prevenzione e la formazione e l'informazione. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, è necessario quindi identificare ma anche valutare i rischi che possono essere presenti all'interno di un luogo di lavoro. Per quanto concerne invece la prevenzione, è necessario adottare, che un'azienda adotti tutte le misure preventive proprio per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi. Formazione e informazione invece è necessario che assicurare al lavoratore una formazione adeguata e anche un'informazione sui rischi e sulle ovviamente misure di sicurezza. Oltre alla direttiva quadro esistono quindi diverse direttive specifiche che trattano aspetti particolari della sicurezza sul lavoro, che sono ad esempio la direttiva 104 del 2009 che riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro e stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza delle macchine e delle attrezzature che vengono utilizzate nel settore agricolo. La direttiva 24 del 1998 che riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano da agenti chimici sul lavoro e che è rilevante soprattutto per le aziende che utilizzano fitofarmaci in agricoltura. E infine c'è la direttiva 54 del 2000 che riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano da agenti biologici e quindi soprattutto questo risulta essere importante per chi lavora con appunto gli animali e con le piante, quindi ovviamente in ambito agricolo. Le aziende agricole sociali inoltre devono quindi conformarsi a queste ovviamente direttive adottando delle misure specifiche proprio per proteggere le persone coinvolte nelle attività di agricoltura sociale appunto. È quindi necessario anche adottare alcuni
alcuni praticamente adattamenti ed è necessario quindi in questo caso modificare ad esempio le postazioni di lavoro per ridurre il rischio di infortuni magari muscoloscheletrici, ovviamente dipende dal tipo di attività che le persone svantaggiate vanno a coprire. Utilizzare, fornire quindi i dispositivi di protezione individuale adeguati per proteggere i lavoratori dai rischi fisici, chimici e anche biologici, ed è necessario anche fornire e assicurare programmi di formazione specifici per i lavoratori fragili, proprio per garantire e per fare in modo che siano consapevoli dei rischi, ma anche delle misure appunto di sicurezza. In Italia la normativa sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura è basata sul decreto legislativo numero 81 del 2008, che è stato poi aggiornato con delle modifiche ed integrazione ed è noto come testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, e che va quindi a regolare gli obblighi documentali che sono a carico delle aziende agricole, ma fornisce appunto anche indicazioni per attuare provvedimenti che sono appunto finalizzati alla prevenzione e alla protezione dai possibili rischi. Quindi per gli operatori di agricoltura sociale è importante anche procedere alla stipula delle polizze assicurative proprio contro i rischi, gli incidenti e i danni che possono appunto verificarsi nell'esercizio delle varie attività di agricoltura sociale. Questo decreto stabilisce le misure generali di tutela per tutti i lavoratori. La finalità del decreto è quindi quello di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, quindi uniformando la normativa anche a livello nazionale. Definisce poi, sempre nel decreto vengono definiti gli obblighi del datore di lavoro, che è quello appunto di valutare tutti i rischi presenti sul luogo del lavoro, assicurare la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori e anche organizzare la sorveglianza sanitaria. Gli obblighi invece del lavoratore sono quello di prendersi cura della propria salute, della sicurezza propria e altrui, partecipare ovviamente alla formazione che deve essere assicurata dal datore di lavoro e utilizzare in maniera corretta tutti i dispositivi di protezione individuale che vengono messi appunto a disposizione dal datore di lavoro. Quindi, quali sono i principali contenuti del decreto? Vediamoli insomma molto velocemente. Quindi nel decreto vengono date definizioni e principi generali concernenti la sicurezza sui luoghi del lavoro, e appunto si fa riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria che rappresenta un obbligo del datore di lavoro, a come devono essere gestite le emergenze. Poi si fa riferimento a quella che deve essere la documentazione tecnica e amministrativa, alla formazione, all'informazione, all'addestramento del datore, del lavoratore, e ovviamente alla consultazione, alla partecipazione quindi dei lavoratori, e infine ci sono poi anche previste delle disposizioni penali qualora la norma non fosse rispettata. Per le aziende agricole che hanno almeno un dipendente con un contratto di qualsiasi tipo, oppure con uno o più soci lavoratori, la responsabilità degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro ricade sul datore di lavoro, che in caso di controlli dovrà essere poi in possesso del documento di valutazione dei rischi, del verbale anche di consegna dei dispositivi di protezione personale
quindi calzature, guanti ovviamente a seconda delle aziende in cui ci si trova, di un piano d'emergenza aziendale con le misure da attuare in caso di incendio oppure di evacuazione da parte dei lavoratori, quindi in caso di grave pericolo e immediato anche, che ovviamente devono essere proporzionate alla natura delle attività, alle dimensioni aziendali e anche al numero delle persone che lavora in azienda. Oltre alla parte documentale che abbiamo appena visto, ci sono anche altre misure di prevenzione dei rischi che è necessario appunto attuare. Quindi sicuramente i locali del lavoro devono essere sicuri e igienicamente idonei, è necessario quindi informare, formare e addestrare i lavoratori ovviamente sui rischi, è necessario anche formare i lavoratori all'abilitazione e all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature, dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale. In azienda ovviamente deve essere anche presente sempre una cassetta di pronto soccorso, in questo caso le dimensioni della cassetta e anche il materiale all'interno dipende dal numero di dipendenti che sono presenti in azienda e ovviamente devono essere presenti in azienda anche gli estintori il cui numero varia e dipende ovviamente dalle dimensioni insomma dei locali. Per quanto concerne le imprese che operano in agricoltura sociale e che hanno un'utenza quindi di soggetti a bassa contrattualità, è anche fondamentale mettere in atto alcune azioni, come ad esempio la verifica costante che i soggetti destinatari delle attività di agricoltura sociale utilizzino i dispositivi di protezione individuale. Ci deve essere una verifica, una manutenzione anche continua prima di ogni uso dei macchinari e anche delle attrezzature che vengono poi utilizzati dai destinatari delle attività di agricoltura sociale. Inoltre devono essere anche verificati costantemente i luoghi dove vengono ad esempio realizzati gli interventi assistiti con gli animali. Per quanto riguarda le polizze invece assicurative, questi sono strumenti sociali per la sicurezza e la prevenzione dei singoli oppure insomma del gruppo, come nel caso quindi di una cooperativa, di un'associazione piuttosto che di un'impresa. Per stipulare una polizza ovviamente è necessario considerare anche le esigenze delle aziende che praticano l'agricoltura sociale, ai sensi quindi nel caso italiano del decreto legislativo 117 del 2017, ovvero il codice del terzo settore. La polizza quindi può essere stipulata dai proprietari conduttori, da proprietari non conduttori, dagli affittuari che sono conduttori invece delle aziende agricole, dalle cooperative sociali, dalle imprese sociali, dalle reti di impresa e anche dai gruppi operativi. La polizza ovviamente deve assicurare contro i rischi, l'azienda agricola, contro i rischi, gli incidenti, i danni nell'ambito di tutte quelle che sono le attività di agricoltura sociale così come sono state definite all'interno della legge sull'agricoltura sociale, quindi la 141 del 2015 e ovviamente devono anche le polizze assicurative coprire da responsabilità civile verso terzi, ovvero legata all'attività lavorativa e agli ospiti esterni che vengono in azienda, quindi dai danni, dai rischi a persone, agli animali e cose che sono all'interno degli spazi aziendali.
E anche insomma deve essere anche attivata una copertura infortuni in grado di assicurare i dipendenti, i collaboratori piuttosto che i tirocinanti degli enti del terzo settore, le imprese ad impatto sociale e ambientale e le realtà operanti anche nell'economia solidale contro quelli che sono gli infortuni che possono capitare appunto in azienda o nel trasferimento verso l'azienda stessa. La garanzia è prestata purché le attività siano ovviamente svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 81 del 2008 oppure dal testo unico sulla sicurezza. Molte compagnie assicurative inoltre concedono la protezione purché l'assicurato risulti iscritto nell'elenco provinciale degli operatori di agricoltura sociale, che abbiamo visto insomma può essere specifico di alcune regioni nel caso appunto italiano. Quindi, concludendo, possiamo dire che la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole sociali è un tema fondamentale e importante, poiché queste realtà combinano attività agricole con interventi sociali e non solo, e coinvolgono soggetti appunto svantaggiati. Quindi garantire la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole sociali richiede un approccio integrato che è in grado di combinare la conformità normativa con misure pratiche di prevenzione e di conseguenza la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per proteggere i lavoratori e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. Grazie.